This episode is a special episode with Amedeo from Stoccafisso Design, and we recorded it in Italian. So if you don't speak Italian, it's better for you to watch it on YouTube or on Spotify, and there will be English subtitles. Enjoy! Il lago dove sei tu è il lago Io Maggiore? sono vicino al Lago Maggiore, sì, a metà tra il Lago Maggiore e il Lago di Varese. Sì, sì, qui c'è una grande quantità di laghi. In molta natura dove sei tu? Sei in un paese un po' piccolo? Sì, 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 sono in un paesino, appunto io ho una grande passione per la natura, per le camminate in mezzo ai boschi, quindi per me è essenziale vivere in un posto così. Ah, bello, posto, posto ideale. Poi comunque sì, dicevi che trovi il legno Sì, di qualità. esatto, sì, sì, sì. Adesso è da un po' che non li utilizzo per fare i miei lavori, però ogni tanto torno in quelle spiagge lì e, diciamo, mi mangio le dita perché voglio portarmi a casa un sacco di legni, perché altre volte dico, oh mio Dio, quel legno è bellissimo, non posso lasciarlo lì. Solo che non ci sta più niente in casa, quindi devo trattenermi È la tua collezione a casa. di legni. Sì. Sì, sì, sì. No, perché oltretutto non solo arrivano su questa, perché è una spiaggia proprio dove c'è la risacca di tutto il lago, cioè tutto il lago si vede che per motivo di correnti interne tutti i legni arrivano su questa spiaggia e arrivano sia legni naturali, quindi levigati con delle forme bellissime, ma anche di oggetti umani, cioè per esempio in casa un pezzo di un relitto di una nave che ho trovato lì, proprio è abbastanza grande, ce l'ho appeso su una parete, però è bello perché c'è tutta l'ossatura con il fasciame, una barca, non so, sarà di 50-60 anni fa, però è bellissimo perché ovviamente è tutto levigato dall'acqua, dalla sabbia, dal tempo e, e appunto con questi legni eh, anche, cioè, chiunque secondo me, anche una persona che poco creativa ci vede dentro qualcosa in questi legni perché hanno delle forme fantastiche. Quando è una cosa da ispirazione, poi viene naturale lavorarci sopra. Ah, sì. E, hai fatto anche delle cose con motori, tipo delle macchine che camminano. Sì, 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 anche quello un bel esperimento è stato. Ho realizzato una Strand Beast che è diciamo una creatura ideata dall'artista Theo Jansen, questo artista olandese molto famoso, che crea queste macchine, lui le fa muovere sulle spiagge, sono delle macchine che camminano, fatte in tubi di PVC, mi pare, che camminano con il vento e poi lui ha ideato questa proprio biologia dietro a queste macchine, quindi si evolvono, si nutrono come delle creature viventi, si nutrono d'aria e migrano proprio per andare in posti in cui c'è il vento a favore, c'è una condizione migliore, quindi insomma è uno dei miei artisti preferiti, quindi proprio oltre per la tecnica, proprio per la filosofia che c'è dietro i suoi lavori. Quindi appunto io ho voluto contribuire alla sua opera perché lui considera queste macchine degli esseri viventi e dice l'unica cosa che le distingue dagli esseri viventi è che non si possono riprodurre, perché tutto il resto, diciamo, in maniera molto grezza lo fanno, appunto, si muovono, si nutrono e consumano energia.
Però sempre lui ha fatto notare che in tanti artisti e tanti artigiani hanno comunque replicato i suoi lavori, perché comunque lui è molto famoso, e questa è un po' la conclusione di quello che era il suo progetto, cioè sia farli ottenere il modo di riprodursi. E quindi se un altro artigiano ne crea un'altra, è una sorta di forma di riproduzione. Io ovviamente l'ho voluta fare alla mia maniera, quindi l'ho fatta in legno e per complicarmi di più la vita gli ho messo su un motore a vapore funzionante. È un modellino, vabbè, l'ho preso già fatto, eh, l'ho realizzato in collaborazione con questo commerciante americano che vende motori in miniatura e nulla, questo è stato un progetto pazzesco perché finché non l'ho finito non sapevo se avrebbe funzionato, fondamentalmente. Che non avendo mai usato un motore a vapore, non ero cosciente se avesse avuto abbastanza forza da far girare comunque una macchina molto pesante, molto grande, come quella lì. E infatti l'ho dovuta rifare diverse volte. Appunto, ci ho messo un mese intero per realizzarla e ho buttato via montagne di prototipi, ore e ore di taglio laser buttate via perché proprio non funzionava e niente, alla fine ho trovato il modo, ovviamente sono stato aiutato da degli amici che mi hanno detto va prova a usare questo materiale, prova a usare quest'altra tecnica qui, perché comunque io non sono un ingegnere e non, certe cose sono molto molto complicate, ecco. Però alla fine ha funzionato. Benissimo. E come funziona il motore a vapore? Cosa metti? Allora si mette, c'è una caldaia, la si riempie d'acqua, poi c'è un motore a vapore tradizionale, quindi quello che abbiamo in mente dell'800 va a carbone, questo qui invece per vari motivi va a gas. Quindi il gas scalda la caldaia, manda l'acqua in pressione e poi l'acqua in pressione entra in dei cilindri che sono molto molto simili ai cilindri di un'automobile a combustione interna. Il motore che ho utilizzato è un due cilindri e niente, appunto, la pressione dell'acqua, del vapore dell'acqua, fa muovere questi due pistoni all'interno dei cilindri e questa cosa trasmette il moto all'albero motore che poi è collegato a degli ingranaggi che fanno muovere le zampe. Quindi adesso non so spiegare con i termini corretti il funzionamento di un motore, però il concetto è questo qui. Ah, benissimo, ho capito. Ah, è un automa che mi è piaciuto molto e ho pensato, questo è nuovo, non l'ho mai visto prima, è uno con i piccioni che beccano i semi. Sì, 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 E sì, quello che fai è come che una che specie è di da far padella, muovere. sembra, e ci sono, Sì, e fai così, c'è lo un- poti praticamente, no? O lo giri. sì, 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 c'è questo, diciamo, vassoietto con su degli uccellini, hanno fatti diversi, quello tipo con le galline, così, e c'è un peso sotto e questo peso è collegato tramite dei fili a questi uccelli e facendolo oscillare il peso sotto il piatto fa muovere le teste degli uccelli che vanno a beccare. Questo qui è un gioco tradizionale. Tra le mie varie passioni ci sono anche quelli che sono i giochi tradizionali meccanici. Allora, è una cosa abbastanza limitata, però c'è tantissima ispirazione da trarre da questi giocattoli. E infatti, proprio per questo mi appassiona come argomento. Li sto anche. Ho una sorta di archivio personale di questi giocattoli perché non mi dispiacerebbe in futuro
farci qualcosa, appunto, una pubblicazione, una mostra, non lo so. Ehm, Perché intanto secondo me è una di quelle tradizioni da salvaguardare. E appunto c'è tantissima ispirazione per gli artisti come me e, e sono affascinanti. Cioè, per esempio, una cosa che mi affascina molto sono, adesso non so come si chiamano, sono tipo degli elicotteri fatti in legno che tirando una cordicella fanno girare l'elica e questi volano. E sono un giocattolo comunque molto antico, cioè probabilmente adesso magari dico una sciocchezza, però magari è più antico addirittura dell'invenzione dell'elicottero. E però appunto era utilizzato dai bambini per giocare. E appunto queste galline fanno parte di questa categoria qui di giocattoli. Sono andato pure a trovare un signore che c'è qui in Italia, in Piemonte, che è diventato abbastanza famoso tramite video di diverse persone diciamo l'hanno intervistato. E questo signore qui, lui va proprio a fare questi spettacoli in piazza o nelle scuole con questi giocattoli. Lui è proprio si vede che è un bambino dentro, cioè gli piace proprio da matti giocare con questi giochi che si fa lui ovviamente in legno e sono andato a conoscerlo proprio perché lui ha una collezione immensa di questi giocattoli e è una persona fantastica, si chiama Prezzemolo, si fa chiamare Prezzemolo. E, il problema è che è talmente entusiasta di quello che fa che i primi giocattoli non li ho visti, mi ha fatto vedere le sue opere d'arte. Ah, magari devi tornare un'altra volta. Devo tornare, sì, sì, per far vedere, ma ha lì talmente tanto materiale che ci perderei le giornate a starli a guardarmi tutto. Poi ha anche una collezione di strumenti musicali, anche quelli fatti da lui, con materiale povero, non so, con le zucche, mi ha regalato per esempio questa tromba fatta con la corteccia del salice, mi pare, o del frassino, adesso non mi ricordo, che però mi diceva, c'è tutta una tecnica, devi prendere il pezzo di legno giovane, va battuto perché poi così la corteccia si sfila, va arrotolata in un certo modo, poi bisogna mettere dentro un'ancia fatta tipo con la canna palustre, insomma, quindi proprio materiali che si trovano un po' dappertutto e poi ci soffi dentro ed è una tromba. Suona bene, ti piace il suono? Sì, 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 sì. Poi è affascinante appunto che è quasi primitiva come tecnologia, cioè, Sì. ma queste cose affascinano tantissimo. Ehm, Mi sono ricordata che mio nonno era apprendista, Mm? falegname quando era giovane e, Sì? e poi, vabbè, quando era pensionato, perché poi lui era sardo e poi è andato a Torino a lavorare in Fiat, migrato a Torino. Mm? Poi quando è tornato in Sardegna, pensionato, si faceva delle cose di legno e faceva soprattutto dei Mm. carri, dei carretti con i due buoi di legno e una Sì? cosa che ci faceva tanto ridere, ha fatto le ruote, ha usato le ruote di una motocicletta a giocattolo e le Eh? ruote erano super moderne, plastica, tutto il resto era di legno. Sì, 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 Di sì. balsa, era legno molto molto leggero. Mm. E un'altra cosa che ho visto come giocattolo tradizionale in Sardegna, matracca, quella cosa che giri e che fa molto Ah, sì, che fa rumore. rumore, sì, 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 sì. Quella era di legno anche. E Sì, poi, sì, sì. Sono molto belli anche quelli, sì. Per esempio, quel meccanismo lì io lo uso, per esempio, per fare il gamberetto che fa i massaggi, per esempio. Il anche, concetto non è quello di far rumore, però diciamo, adesso non so come si chiama quel tipo di ingranaggio, è tipo uno scappamento degli orologi, ecco, quindi ha questi denti che però sono inclinati
cioè, quindi non sono dritti rispetto al raggio del cerchio, e che proprio fanno fare questa vibrazione, diciamo, a un braccetto che poi dà il moto al braccio del gamberetto. E appunto il meccanismo è assolutamente lo stesso. Infatti fanno rumore poi i gamberetti quando quello che fa i massaggi fa ta 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 così, e infatti nel video si sente. L'ho Sì, lasciato perché dà proprio l'idea del gamberetto che dà questi colpetti. bellissimo. E poi lo fa anche nel computer. Sì, 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 sì. No, sì, infatti è vero, i gamberetti capisco perché sono piaciuto molto anche a me. Oh, il gamberetto, che bello! Quando fai quando mandi i pacchi, quando Mhm. compri qualcosa, insomma, sei organizzato adesso? È una cosa, dicevi, era un pochino difficile all'inizio. Sì, 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 Eh, sì. Allora, adesso sì sono organizzato, però ci è voluto un po' di tempo per capire, intanto come fare bene il pacco, perché non è sempre, cioè, quasi lo si dà per scontato, però essendo questi oggetti molto delicati bisogna imballarli benissimo. Ehm, ci vuole tempo anche per fare quello, perché ogni, ognuno dei miei lavori ha il suo modo corretto di essere imballato. Poi, vabbè, insomma, ci è voluto un po' di tempo per trovare il fornitore per i pacchi, il fornitore per i materiali di imballaggio. E per esempio, il materiale di imballaggio io vado tutto sul riciclato, ho un'azienda di parenti che fanno proprio la carta tritata dei documenti di lavoro. Io uso quella per imballare, quindi diciamo cerco anche di essere un po' ecologico in quello che faccio. E, e poi appunto c'è tutta la questione burocratica, perché io comunque spedisco il 90% all'estero, e principalmente negli Stati Uniti, e quindi c'è tutta quella parte di modulistica per le dogane, contratti con i corrieri, fatturazione. Io tra l'altro da quest'anno non sono più, anche così un tecnicismo un po' noioso, non sono più forfettario, sono passato in semplificata, quindi mi è cambiato tutto il sistema di fare le fatture. E io, per esempio, gli ultimi 2 mesi li ho passati a battere la testa. Che non cioè, io mi considero un artista, e quindi non ne capisco molto di burocrazia, calcoli, queste cose, è una cosa che detesto abbastanza. Però è una parte essenziale del mio lavoro, quindi ci ho dovuto capire qualcosa. Oltretutto quest'anno sono cambiate tantissime regole con le dogane, quindi anche il mio corriere non era aggiornatissimo su certe cose, quindi man mano che arrivavano i problemi dovevano aggiornarsi loro, e quindi appunto molto molto complesso. Però una volta che hai capito come funziona, diciamo, diventa più semplice. segui i passi, hai magari una che faccio prima faccio questo, poi faccio quello. Sì, sì, sì. All'inizio era io che urlavo e basta. Disperato. Sì. Eh, Poi appunto adesso è diventata, diciamo, molto, molto più semplice la questione, quindi una volta che si è capito bene come fare, è diventato tutto molto più semplice. Mi ricordo avevo un artwork come tipo quello che ha Sì, queste piramidine di carta sopra, e la prima volta che l'ho mandato a una mostra l'ho dovuto impacchettare tutto, ho fatto tutta una struttura di carta sopra per coprire questo. Ci ho messo sì, 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 sì. quasi di più a fare il pacchetto che a fare... Assolutamente, assolutamente, no, ti capisco, guarda. Io ho fatto, diciamo, una delle spedizioni più complesse che ho fatto è stata per una versione piccola dell'orchestra di scheletri, non so se ce l'hai presente, Sì, uno dei lavori più grossi e complessi che ho fatto fino ad ora. Appunto, quello più grosso ce l'ho io perché l'ho voluto tenere per me.
Poi appunto me ne hanno chiesto uno più piccolo, però comunque era grande, non so, 40-50 centimetri più o meno per lato, di un oggetto estremamente delicato, ma non solo delicato che si rompe se viene schiacciato, ma anche soltanto se viene scosso un po' forte, perché ha dentro tutti questi pesi di piombo che servono da contrappeso al meccanismo, che sono liberi di muoversi, quindi di oscillare, e quindi se mosso con un po' di forza, questi pesi vanno a sbattere contro, non so, i fili di ferro, quindi magari possono piegarli, possono spezzare certi particolari fatti con... perché io uso anche tanto gli stuzzicadenti, per esempio, perché sono proprio per la dimensione che hanno, vanno bene per miniaturizzare certe cose. E per spedirlo, ho dovuto fare una spedizione all'estero per questo oggetto, ho dovuto costruire una cassa di legno con una forma apposta che una volta inserito dentro sarebbe rimasto incastrato proprio perfettamente, in modo tale che anche ribaltandolo, perché poi ovviamente quando si fanno le spedizioni, se non si fanno delle spedizioni apposta per oggetti delicati, che ovviamente sono delle spedizioni costosissime, si parla di diverse centinaia di euro tranquillamente, anche per spedire oggetti piccoli. Ovviamente il pacco, se non ha quel tipo di spedizione lì, viene ribaltato, viene lanciato, insomma, gli viene fatto un po' di tutto e proprio per questo al cliente che me l'ha chiesto, gli ho detto aggiungere come prezzo la scatola per la spedizione, per forza, che ovviamente è andata a incidere molto sul prezzo finale, perché comunque realizzare una scatola costa diverse centinaia di euro, fare una scatola fatta bene, resistente, che sia anche, diciamo, poi riutilizzabile per essere, non so, per trasportare in giro questo oggetto. Non so. Ah, ne ho viste due, mi sembra, si chiamano Eternal Frustration, frustrazione eterna, c'è quella dello scotch, la manina Sì, 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 per sì. aprire lo scotch. Quella mi è l'idea, l'ispirazione per quella mi è venuta proprio facendo quell'azione lì. E ho usato una di quelle mani che si comprano per arte, No, quelle l'ho tu. fatta io, sì, anche lì ho usato, allora, è un soggetto abbastanza complesso da scolpire, quindi ho barato in quel caso, ho usato un po' il legno, un po' lo stucco, perché comunque è un'idea che quando mi vengono le idee le devo fare subito, se no poi perdo la pazienza e la speranza, quindi ho dovuto farla proprio in giornata. Mi è venuta l'idea, ho detto oggi faccio questa e perciò appunto ho usato questa tecnica mista, un po' raffazzonata, però il risultato è stato ottimo comunque, perché comunque ha fatto un grande successo come lavoro e tra l'altro è stato interessante perché mi ha permesso di conoscere un artista che involontariamente fa delle cose abbastanza simili, nel senso lui usa molto proprio le mani come soggetto e fa a compiere a queste mani delle azioni. E vabbè, non gli ho copiato la scultura perché lui non ha fatto una cosa del genere, però diciamo fa cose molto simili ed è stato bello perché comunque ci siamo conosciuti e ho scoperto questo artista veramente, veramente bravo, mi piace da matti e quindi insomma è un po' il bello dell'arte anche questo, conoscere altri artisti. E ho visto, hai fatto qualcosa con la lana, e anche quella era una collaborazione con... Sì, sì, è una collaborazione che ho fatto con un'amica artista, sempre, lei è sempre in queste zone qua. Lei fa animazione stop motion e appunto ci siamo conosciuti perché lei voleva visitare il mio laboratorio. Ci siamo conosciuti e appunto abbiamo diverse cose in comune come artisti, quindi appunto abbiamo deciso di fare una collaborazione e sono venuti fuori appunto questi automi. Io facevo la parte meccanica, lei invece la parte scultorea. E è molto interessante come materiale
la lana, adesso penso sia cardata, adesso non so il termine corretto, non mi ricordo, lana cotta comunque, perché appunto si creano dei soggetti estremamente snodabili, cioè io posso fargli fare qualsiasi movimento veramente a un oggetto flessibile rispetto a un oggetto in legno che invece di flessibilità non ha nulla, quindi appunto ha degli ottimi vantaggi, ecco, questo materiale. Io non lo so lavorare, perciò diciamo se faccio qualcosa lo faccio con quest'artista qua. E hai fatto con lei quelli che dormono, che hanno come... Sì, allora con lei ho fatto uno scoiattolo che dorme, quindi diciamo che si vede come se respirasse, e quello l'ho messo dentro un legno levigato che ho preso al lago, tra l'altro. Infatti ero andato con lei a cercare il legno giusto per fare questo lavoro. E poi ne ho fatti altri, abbiamo fatto tipo un procione che pesca, che dorme, cerca di pescare ma non piglia pesci perché sta dormendo. E poi abbiamo fatto dei ricci, c'è una famiglia di ricci che corrono. Adesso hanno fatto anche un pulcino che balla, insomma, hanno fatto diverse cose simpatiche. Vabbè, mi ricorda che ne hai fatti certi con le onde di legno. Mhm. Ce n'è uno con le foche e le donne come Song of the North. Esatto, sì, sì, la leggenda della Selkie. Sì, 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 anche quello lì è appunto ispirato al folklore. Diciamo che uso pochi tipi di meccanismo io, perché ovviamente sono limitato un po' per il materiale, diciamo, non posso fare cose troppo complesse, non posso fare meccanismi troppo precisi, perché comunque il legno, mh, se viene realizzata una cosa troppo precisa tende ad incastrarsi, tende a girare male, quindi insomma è molto limitata come cosa, però con questi pochi meccanismi che ho a disposizione riesco comunque a fare tanto. Poi, come ti dicevo all'inizio, io punto molto sulla semplicità. Secondo me, per esprimere meglio un concetto, la persona che osserva una mia opera deve focalizzarsi proprio sulla figura, non tanto sul meccanismo o sulla tecnica che ho utilizzato. Infatti, i miei lavori sono molto grezzi, sono spesso anche levigati poco. Il legno lo levico pochissimo, non lo tratto mai, non lo tratto mai con oli, non lo tratto mai con coloranti, quindi cerco appunto di far focalizzare la vista solo su quello che è il soggetto e sull'azione che compie. E anche l'azione, secondo me, è essenziale che sia molto semplice. Per esempio, gli automi tradizionali, quelli, non so, del 6-700, erano dei lavori di orologeria, cioè dei lavori veramente, veramente pregiati e dietro serviva un livello di conoscenza della meccanica da maestro proprio. E questo non per criticare questi lavori perché li trovo, cioè sono una cosa stupenda, io ne vorrei tantissimo uno, vorrei tantissimo saperli fare, però appunto, per esempio, in quegli oggetti lì sono molto complicati perché i soggetti compiono delle azioni molto complesse. Per esempio, un automa molto famoso, adesso non ti so dire chi è l'artista che l'ha creato, è questo bambolotto che scrive, cioè gli si mette un foglio e questo bambolotto, proprio con una penna, si mette a scrivere e scrive bene in corsivo, cioè così. E ovviamente questo è un meccanismo complicatissimo. C'è un artista che seguo su Instagram che sta riproducendo questo meccanismo tale quale come è, quindi appunto lavorando il bronzo, l'acciaio, così, e ci sta lavorando secondo me 2 anni ormai che ci sta lavorando con gli attrezzi moderni, cioè quindi non con gli attrezzi che avevano all'epoca, e appunto delle cose pazzesche, molto complicate, che fanno molti movimenti. Io invece
sono più per la semplicità, quindi appunto meccanismi semplici, movimenti singoli, proprio ridotti all'osso, per comunicare meglio e anche più velocemente, appunto. Perché se dovessi usare dei meccanismi complessi per fare un mio lavoro, magari ci metterei mesi, anni per farne uno solo, così invece, dato che io sono un po' una valanga di idee e ho la possibilità di farne tante in breve tempo. No, se poi è spesso che un titolo, un'idea, un'azione. Sì, 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 esatto, esatto. E le onde mi ricordano il barone di Munchausen, il film. Mi ricordo che Sì. era come un teatro e probabilmente era una roba che usavano, o magari lo usano ancora nell'opera, non lo so, nei teatri, Mm. avere proprio queste onde, questi meccanismi, onde di legno o di... Sì, 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 probabilmente adesso non ce l'ho presente, proprio probabilmente erano mosse a mano, cioè proprio c'erano delle persone sotto che le muovevano e quelle che ho fatto io, vabbè, insomma, il meccanismo è sempre quello della guerriera. Ah, C'è un disco che ruota non in modo eccentrico e all'esterno c'è un anello e questo anello mm, viene poi trasmesso il moto eh, impresso dalla mano sulla manovella. bello. Sì, le Ho farfalle. fatto farfalle, sì, sì, tanti soggetti della natura, come i topolini, le farfalle, spiritelli, un po' come se fossero dei folletti. Un altro mio soggetto che uso spesso è lo scheletro. Lo scheletro anche in questo caso lo utilizzo per diversi scopi, per esempio lo uso generalmente per cose divertenti, non so, per esempio lo scheletro che attende il caricamento del computer, quindi che c'è morto lì proprio, però lo uso di solito come sostituto all'essere umano nei miei lavori, lo scheletro. Un po' perché è più semplice da realizzare. Lo scheletro rispetto a una forma umana è molto più geometrico e molto più semplice anche proprio da articolare. Cioè le ossa sono, cioè, per esempio le realizzo col filo di ferro di solito, hanno dato, cioè con tipo dei gancetti, quindi proprio dal punto di vista tecnico è più semplice, ma poi anche perché secondo me rappresenta meglio quello che è eh, l'interno in tutti i sensi dell'essere umano, sia emotivo che biologico. E infatti li utilizzo spesso in questi contesti un po' spensierati. Non so, per esempio, ti ho fatto l'esempio del topolino così che gioca con l'aquilone, ma la prima scultura che ho fatto in questo tipo era uno scheletro che gioca con l'aquilone. E appunto il concetto è quello della spensieratezza, cioè che è un po' quello che secondo me dovrebbe puntare l'essere umano, cioè per il suo benessere, diciamo. E lo scheletro, secondo me, incarna questo concetto perché è già morto, è spensierato, quindi non deve pagare le bollette, non deve preoccuparsi. E a me è molto bello perché vivo in Inghilterra e spesso penso alle parole, come il significato delle parole in italiano e in inglese. E spensierato è una parola che mi piace molto perché è proprio senza pensieri. Sì. E se non pensi, o comunque sì, non pensi a queste cose che Mm. ti fanno sentire, oh, devo pagare le bollette. Esatto. E credo che sia tipico italiano, non so Mm. se c'è un corrispondente in altre, proprio di questo spensierato, eh, forse hanno carefree, però è un po' diverso perché è come libero da, Mm. che non ti importa. Sì, no, esatto, perché può essere, cioè, è difficile da tradurre, cioè, questo lo so perché io facendo gli annunci, cioè facendo comunque gli annunci su Etsy o i video su Instagram in inglese, devo tradurlo e dato che io, come ti dicevo, l'inglese non lo so parlare molto bene,
e mi trovo a dover usare, non so, traduttori per tradurre certe parole e spensierato ho fatto molta fatica a tradurlo perché tipo il traduttore mette anche thoughtless che però sembra, cioè a me sembra quasi senza pensieri, ma nel senso negativo, cioè una persona che non Vabbè. pensa, ecco, quindi invece no, il concetto in italiano è decisamente diverso, cioè ha un'accezione positiva, non negativa, cioè, quindi che non denota stupidità, ma semplicemente godersi la vita, ecco. Sì, sì, bellissimo. Ah, e ho visto che hai fatto anche un po' di tutorials per, proprio per la gente per fare i loro automa. Sì, 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 ho cominciato su YouTube a pubblicare questi video. Non riesco a farne tanti perché sono molto, molto difficili da fare. Cioè, per esempio, per fare questo topolino qua, come ti dicevo, ci metto più o meno mezza giornata. Per fare il video tutorial ci metto una settimana. Perché devo spostare la telecamera, fare l'inquadratura giusta, rifare le riprese perché non faccio partire il video o gli passo davanti con la mano, quindi mi mette a fuoco il braccio e non il soggetto, quindi sono lavori lunghissimi, poi appunto c'è tutto il montaggio video, aggiungere le misure, le scritte, l'audio, quindi appunto sono cose molto molto complesse, però lo faccio un po' perché magari tanti me lo chiedono, magari mi chiedono, guarda, vorrei approcciarmi a questo mondo, mi dai qualche consiglio, ovviamente dare qualche consiglio tramite messaggistica di Instagram è complicato perché ovviamente sono lavori che serve tanta esperienza, serve tanta conoscenza delle attrezzature dei materiali, quindi sintetizzare tutto in un messaggio è difficile, perciò dopo aver ricevuto tante richieste di questo tipo ho detto faccio dei tutorial, li faccio gratuitamente, quindi per chi si vuole approcciare a questo mondo qua, gli mando semplicemente il link e gli dico, guarda, da qui si può partire. Ultimamente ho cominciato anche a farli scritti, quindi proprio delle istruzioni da scaricare. In quel caso sono a pagamento perché chiaramente c'è un lavoro molto molto più lungo e complesso, però sono anche molto più dettagliati. Per esempio, i tutorial su YouTube sono muti, metto solamente delle scritte ogni tanto. Nei primi che ho fatto non mettevo neanche le misure perché non ero capace io di fare il montaggio video, dato che anche in questo caso ho dovuto imparare tutto da solo, mentre appunto queste istruzioni che ho fatto invece vanno a compensare i video che appunto sono un po' più superficiali e con queste istruzioni invece proprio è tutto spiegato bene nel dettaglio, passo passo, però appunto anche qui sono lavori che mi portano via veramente tanto tempo, cioè per fare, al momento ne ho fatte due, che sono il topolino che danza col formaggio e il topolino che danza col cuore. Il meccanismo è lo stesso, cambia leggermente l'estetica, però per farle ci ho messo comunque più o meno 3 settimane di lavoro per ottenere tutto quanto. Poi qui mi riallaccio al discorso di prima, sono oggetti digitali che vendo, quindi faccio la fatica una volta sola e poi diciamo è una cosa che posso vendere all'infinito, ecco. Ah, sì, bello. E, hai progetti per il futuro? Qualcosa, su cui stai lavorando? Sì, allora, a parte le centinaia di idee che ho in testa, che però sono comunque bene o male la continuazione di quello che già faccio, quindi nulla di particolarmente nuovo. Allora, progetti per il futuro di cose veramente che vanno a cambiare un po' quello che è la situazione attuale. Ci sono delle pubblicazioni che ho in testa, quindi dei libri proprio. Non c'è ancora nulla di ben definito. Alcuni ho cominciato a scriverli, di altri ho solo l'idea in testa.
Non sarà una cosa che farò a breve perché diciamo, sono ancora nella fase iniziale. Queste istruzioni che ho cominciato a scrivere, che ho già pubblicato, diciamo, sono una prova per poi quello che sarà eh, l'idea finale, appunto, quella di pubblicare un libro. Ho cominciato con queste istruzioni perché semplicemente non ho molta esperienza nella scrittura, non ho molta esperienza con i programmi per creare, per impaginare, insomma, queste cose qui. E perciò appunto è un progetto in fase di sviluppo comunque. C'è un'idea finale, ma sono ancora diciamo in alto mare. Questa è un po' l'idea alla quale attualmente mi sto dedicando di più. Ci sono anche altre idee, però quelle secondo me verranno dopo. Per esempio, ho preso contatti con un'azienda in Trentino Alto Adige che sono esperti nella lavorazione del legno, che realizzano proprio sculture che di per loro è una cosa tradizionale. E questo con l'ottica di produrre, diciamo, in serie i miei lavori, quindi appunto averne una quantità maggiore e riuscire a offrirli anche a un prezzo un po' più basso, perché chiaramente i miei sono fatti, quelli che faccio io sono fatti tutti a mano da me, cioè non ho dei collaboratori, non delego il lavoro ad altri, quindi tutto ciò che vendo sul mio sito è fatto a mano da me e questo ovviamente è limitante, cioè riesco a produrre un tot di pezzi al mese, questo numero di pezzi è molto limitato. Appunto, mi piacerebbe avere comunque un prodotto di qualità, fatto a mano, artigianale, però appunto fatto in più campioni e in questo caso devo rivolgere a questa ditta e non solo, anche ad altre ditte perché ovviamente loro mi fanno solo la parte scultorea, la parte meccanica dovrò delegarla a un'altra ditta ancora e poi l'assemblaggio magari dovrò avere un collaboratore che li assembla, li mette nella scatola, li spedisce. Però questa è una cosa davvero complessa che richiederà anche degli investimenti importanti e perciò al momento è da parte. Prima voglio dedicarmi ad altro. Queste sono le grosse novità in cui potrei impegnarmi nel futuro. Idee di sviluppo. Esatto, sì, 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 sì. Anzi, ne approfitto per fare un annuncio, se c'è qualche ascoltatore che ha questa tecnologia qui, io accetto offerte. Ok, possiamo anche scriverlo nei commenti. Sì, sì, sì. Ho visto che hai collaborato con un libro, The Book, quello Sì, che ho visto che hai fatto anche autom- automa legato al... sì, per loro ne ho fatti di diversi, sì, 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 ce n'è uno anche non ancora pubblicato, quindi sarà a breve, immagino. E sì, questo sono un gruppo di editori internazionale che è partito con questa idea abbastanza insolita, appunto, di creare un libro gigantesco, perché è veramente grosso questo libro, illustrato e niente, ma insomma mi hanno contattato mi hanno contattato, sì, per fargli una sponsorizzazione e poi da lì comunque è nata diciamo, una sorta di intesa fra di noi, perché comunque abbiamo secondo me delle affinità per il tipo di stile che hanno loro, per il tipo di stile che ho io. Questo è un libro che ha avuto un successo incredibile con una campagna di finanziamento pubblica e quindi appunto loro hanno avuto questo successo incredibile e niente, insomma, nella seconda ristampa del libro hanno inserito i miei lavori, cioè li hanno messi come citazione, perché è un libro pieno di citazioni
alla cultura pop moderna e non solo, e appunto hanno dedicato una pagina a me proprio perché abbiamo fatto diverse collaborazioni assieme. Ed è stato veramente un gran bel traguardo, anche perché poi sono andato a visitare a Venezia una delle case editrici che stampa questo libro, perché appunto è un gruppo internazionale e ha diverse tipografie in giro per il mondo. Per l'Italia se ne occupa Marsiglia Editori, che è di Feltrinelli, e appunto poi mi hanno invitato, sono andato a trovarli, è stato molto molto bello, ho visitato la loro sede, che è proprio in centro a Venezia, quindi un posto stupendo. E nulla, insomma, sono quelle piccole cose che comunque danno grandi soddisfazioni. E ti piace leggere? È una cosa che sei appassionato di libri, di saloni del libro, cose così? Allora, sì, mi piace leggere, non leggo abbastanza quanto vorrei leggere. Sono anche molto lento nel leggere, riesco a trovare a fatica il tempo per leggere, però ho sempre un libro da leggere, quindi questa è la cosa positiva. Anzi, ne ho una marea di libri da leggere, il problema è che sono lento, quindi ce n'ho sempre lì una pigna enorme e, e vabbè. A me piace, non so se conosci Daniel Pennac, era famoso, vabbè, in Italia io ho letto quasi tutti i suoi libri, che era molto famoso in Italia, molto tradotto in italiano, e uno dei suoi libri si chiama Come un romanzo e ci sono i diritti del lettore. Mm. E dice praticamente puoi fare di tutto, puoi smettere di leggere, puoi andare a leggere la Ah, fine. sì, 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 sì. Puoi decidere di non leggere, questo non lo leggo, puoi decidere di leggere di nuovo, e puoi fare quello che vuoi con i libri. Sì, sì, sì. E io la vivo, non la vivo così, ahimè, perché ehm, è puramente una cosa mentale mia. Se comincio un libro lo devo finire. Se non mi piace, non lo leggo, semplicemente. Però ho molto questa cosa che devo finire un libro a tutti i costi prima di cominciare un altro. Mm, è una sciocchezza mia, cioè non ha assolutamente alcun senso, anzi è una pessima idea, però vabbè, sono fatto così, quindi questa cosa appunto mi dà un certo svantaggio nel fatto di avere tanti libri da leggere e poco tempo per farlo. Ah, grazie mille per questa chiacchierata, è stato molto divertente, molte informazioni. È stato molto bello anche per me. Sì, 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 sì. Poi Eh, sono sempre entusiasta di parlare del mio lavoro. Tra l'altro, lavorando online, io ho pochissimi contatti con le persone, quindi non capita spesso che parlo del mio lavoro. Con gli amici, sì, lo accenno ovviamente, però una volta che ho detto le cose principali, bene o male, sono sempre quelle, ecco. sì, no, è bello avere queste conversazioni, poi è vero che sì, siamo un Mm, pochino, col fatto di essere online, siamo un pochino più mm. separati a volte su queste cose, queste connessioni di... Sì, sì, sì. Poi fra artisti poi ancora meglio. Fra artisti poi ci si capisce di più poi. Sì, no, a me mi piace molto, ma come l'hai fatto quello? Ma come fai? Sì, grazie mille. Bene, grazie a te e grazie a tutti quanti che ci state seguendo. Thank you for watching or listening to the Solution Finders. Please like, subscribe, and share so we can inform and inspire more people. If you would like to donate to the podcast, the link is in the description below. All donations go towards paying for software, video editing, and production work. Please visit unamars.com, unamarz.com, for one-to-one sessions with me to reprogram your subconscious mind, for my original origami art and printed products like t-shirts and stationery,
for more info about this podcast. If you made it till this point, please add your favorite emoji in the comments. Have a wonderful day.